Bentornati raga, qui con Zogis Gaming. Oggi diamo un'occhiata a come ripulire la stazione di polizia in modo economico ed efficiente, sempre su Last Day on Earth Survival. Iniziamo subito partendo dalle zone fuori dalle celle. Qui possiamo uccidere qualche zombie in maniera furtiva e buttarci sul grande famelico nella stanza utilizzando il wall trick. Ovviamente se non sai di che cosa si tratta, dai un'occhiata ai link in descrizione, ti aiuterà a risparmiare tantissime armi e a diventare ricco. Qui, un po' come nel bunker alfa, gli zombie ci daranno le tessere della stazione di polizia, che sono il vero motivo per cui dobbiamo venire a farmare in questo dungeon. Utilizzando queste tessere terminali potremo ottenere pezzi di equipaggiamento, oggetti di craft, ma soprattutto modifiche per armi da fuoco. La tessera verde ci darà una modifica comune, quella blu una rara e quella viola una rarissima. Quest'ultima si può ottenere solo scambiando 10 tessere blu con il razziatore. In realtà il modo migliore per farmare le tessere è quello delle ondate, perché come vedete la zona è molto semplice, sarà molto veloce da pulire, soprattutto se utilizziamo i muri a nostro vantaggio, e la maggior parte degli zombie ci darà solo delle tessere grigie. Queste tessere però non contengono delle modifiche e ci daranno solo qualche cura, un'arma da combattimento ravvicinato, più oggetti di craft comuni. Ragion per cui io ti consiglio sempre di conservare 10 di queste e di convertirle in verdi. Inizialmente quindi dovresti venire qui per iniziare piano piano ad accumulare badge, in modo da poter aprire tante casse verdi e iniziare ad accumulare tutte le modifiche comuni che ci serviranno nelle varie zone di gioco. Alcune di queste modifiche infatti sono le migliori della loro categoria, ad esempio l'impugnatura semplice per l'M16. Il profitto poi aumenta ancora di più se hai la skill di scassinatore attiva, perché qui potremo farmare delle granate che poi ci serviranno sempre durante le ondate, e se hai visto la guida e le abilità sai esattamente di cosa sto parlando. Una volta aperte le celle avremo a che fare con altri tipi di zombie che sono i prigionieri vestiti d'arancione. Non sono molto complicati perché prendono molti danni, ma in realtà ne fanno parecchi a loro volta. Ragion per cui su questi e soprattutto sugli zombie corazzati io preferisco utilizzare una Glock per velocizzare il tutto, per utilizzare meno cure e per risparmiare anche un po' di tempo. Ovviamente una volta che hai preso confidenza con questo dungeon, e ti ricordo che le prime volte non c'è neanche bisogno di pulirlo interamente, sarai libero di utilizzare il tuo approccio, equipaggiamento e strategia. Per il resto tutto è molto semplice, l'approccio è molto simile a quello che utilizziamo nel bunker alfa e una volta che hai ripulito tutto sta a te valutare se vuoi fare anche qualche ondata con l'equipaggiamento che ti hai avanzato. Infatti fare le prime 4-5 ondate non richiede un equipaggiamento enorme, va bene qualche benda, un po' di Glock, un po' di piede di porco, qualche colpo di macete se ce l'hai, e ti aiuterà fin da subito ad aumentare le tue riserve di tessere della polizia. Quando avrai accumulato abbastanza granate, lanciagranate, armature tattiche, M16, macete, cure, pistole, sarai pronto a farmare massivamente anche le ondate, in modo da poter arrivare anche a 20 per le missioni dei razziatori o a 99 per sbloccare la skin del chopper e massimizzare il tuo profitto in termini di modifiche per armi da fuoco. Ovviamente però questo richiede un discorso a parte, quindi iscriviti e attiva le notifiche perché presto arriverà anche la guida su come fare le ondate efficientemente e con dei trucchi che secondo me ancora non conosci. Qui con Zogis Gaming, buona caccia!